Livello fan-made fatto da Ryan Smith. Level Blizzard. Difficoltà di sopravvivenza, classe Dead Zone. Rischi ambientali, strettamente inabitabile, potenziale per entità anomale. Level Blizzard consiste in un insieme di vari paesaggi innevati. Il livello si estende per una distanza infinita e nevica costantemente. La temperatura si aggira intorno ai meno 10 gradi. Ci sono molti rischi ambientali, come violenti terremoti, bufere di neve e tornadi violenti, nei quali volano pezzi di roccia o di ghiaccio. Entrare in contatto con queste calamità naturali causerà una morte garantita e siccome si verificano abbastanza comunemente, si consiglia di evitare totalmente il livello. La prima zona, che si presume essere al centro del livello, consiste in una pianura innevata completamente pianeggiante. Non possiede nessuna caratteristica particolare, oltre a dei buchi nel terreno sparsi in giro, di cui parleremo più tardi nel video. Viaggiando per una determinata distanza si incontrerà la seconda area, che consiste in una foresta innevata. La foresta non è molto fitta, gli alberi sono sottili e molto alti, e ci sono in giro anche alcuni arbusti. Casualmente, gli alberi potrebbero crollare in gruppo contemporaneamente, rischiando di schiacciare e seppellire un vagabondo, quindi fate attenzione. L'utente di Reddit Ryan Smith ha detto di aver viaggiato per circa 100 km dall'entrata del livello e di aver superato la foresta, raggiungendo così la terza zona, che consiste in una montagna innevata. Ha detto che la montagna era composta da una roccia abbastanza fragile e anche di aver trovato alcune tende con del cibo e altre che invece nascondevano un'entità all'interno. Ryan Smith ha detto di aver scalato e superato la montagna, raggiungendo una quarta area, che ha descritto come un grande oceano con una costa fatta di ghiacciai. La temperatura dell'acqua era molto bassa, e non era congelata nonostante la temperatura fosse sicuramente sotto lo zero. Nell'ultimo messaggio mandato da Ryan Smith ha detto di aver interrotto lì il suo viaggio, dato che non aveva mezzi per navigare sull'oceano. Ad oggi non ci sono stati altri messaggi da parte di Ryan Smith, la sua sorte è sconosciuta. Nelle prime tre aree si possono trovare dei profondi buchi nel terreno, che scendono giù conducendo in aree cavernose. Queste caverne non sono mai state esplorate per bene e si presumono essere molto fredde e ghiacciate. Si consiglia assolutamente di evitarle. In questo livello ci sono molte delle entità più classiche. La particolarità è che qui sono di due varianti. La prima variante sono le entità classiche normali, che però si trovano solo congelate e defunte. La seconda variante, invece, sono entità fatte di neve e ghiaccio, che si comportano come le loro controparti normali, ma a differenza loro sono in grado di sopravvivere in questo livello. Si possono vedere anche degli orsi polari mutanti, che sono più grandi degli orsi polari delle front rooms, e sono muniti di molte protuberanze appuntite sul corpo, soprattutto sulla schiena. L'ambiente eccessivamente pericoloso del livello non permette la creazione di basi o avamposti stabili. Tuttavia, ci sono state un paio di segnalazioni riguardanti la presenza di case nell'area della foresta e di creature umanoidi che ci vivono. Queste segnalazioni sono ancora da confermare e per ora non devono venire prese come veritiere. Si può entrare in questo livello toccando un cumulo di muschio e neve trovabile in molti livelli, ma non nei livelli innevati. Oppure si può trovare una porta speciale nel level Dread. Un metodo affidabile per uscire da questo livello non si conosce. I pochi che sono usciti hanno detto di essersi improvvisamente ritrovati in un altro livello nevoso mentre vagavano.